guardate cosa ho trovato. Buongiorno cercatori d'oro, io sono Matteo Berto da Matteo Berto Prospector. Oggi siamo tornati a Rioberto e in generale andare al fiume quando è in piena non è una cosa eccezionale. Intanto non riuscirete ad avvicinarvi facilmente all'alveo e in questo caso noi facciamo crevicing, quindi cerchiamo loro nelle fessure. Le piene sono momenti effimeri nel tempo, cioè sono molto localizzate. E sul fiume in piena perché piove da circa una settimana, 2 settimane. Luca è riuscito fortunatamente a trovare delle fessure alte, cioè delle fessure semplicemente che non sono sommerse dall'acqua, per dirla molto povera. In questo contesto che lui sta cercando, vedete, questo è substrato roccioso che è semplicemente l'ansa del fiume. Scendendo questo substrato roccioso ci sono delle fessure che vedete in questo caso sono riempite da sedimenti. Queste fessure sono delle tasche naturali, delle trappole per loro. Oltretutto questo è un posto molto buono perché i ciottoli sono di colori tendenzialmente rossastri e verdi, cioè sono delle rocce pesanti costituite a loro volta da minerali pesanti. Ricordate che una roccia è costituita da minerali. Inoltre, ad aiutare ancora come indicatore di un posto positivo, sono i massi con una dimensione più grande di quella consueta che si possono ritrovare in questo fiume. Capite che il fiume per spostare questi massi deve fare una fatica tremenda e li sposta solamente in piene, ma neanche una piena come questa, una piena molto più importante. Queste piene importanti si dicono piene storiche. Oh, Luca cosa sta facendo? Luca sta estraendo per mezzo di questo piccone, sta spostando questo sedimento senza setacciarlo, lo sta mettendo nel piatto. Perché? Semplicemente perché potrebbero esserci delle pepite di una dimensione maggiore della griglia e il setaccio. Luca ha praticamente ripulito quasi tutta la fessura, purtroppo l'acqua è molto alta e l'ha già riempita. Quando le fessure sono piene d'acqua così rimane un po' più complicato arrivare al fondo, perché logicamente l'oro è pesante, quindi tu più muovi il sedimento più lui va giù. Come succede con il piatto, succede anche nelle fessure. Non era possibile che una fessura del genere non avesse oro. Sì, io speravo ne avesse un po' di più però. Soprattutto qua. In generale la difficoltà è arrivare alle fessure solite che finora abbiamo lavorato facilmente e quindi andremo semplicemente e probabilmente a lavare i sedimenti sui lati, cioè i sedimenti nelle aree in cui il fiume li ha depositati, in quanto sono delle aree che il fiume rallenta naturalmente la velocità dell'acqua e di conseguenza i minerali pesanti sono i primi a fermarsi. L'oro è un minerale pesante, come ben sapete, e di conseguenza si formano dei locali arricchimenti. Questo che vi faccio adesso vedere è la barra di sedimento che andrò a lavorare in questa giornata per mezzo di una canaletta, e ho già visto la scorsa volta questo sedimento ha dentro delle pagliuzze e quindi colgo l'occasione, visto che l'acqua è un po' alta, per andare a lavorare questo sedimento, processarlo, lavarlo e vedere cosa esce fuori. Andrò a rimuovere i ciottoli di maggiori dimensioni, andrò a raccogliere la ghiaia all'interno del mio cabasso e soprattutto setacciandola col setaccio MyLab. Successivamente andrò a trasporre la ghiaia nel secchio, con il secchio porterò la ghiaia aurifera setacciata alla canaletta e questa canaletta è proprio una canaletta di quelle semplicissime, saranno 70 cm per 15 cm, l'imbuto è saldato e c'è giusto quei due pernetti che tengono fissato il tappetino, un design che si chiama Dream Mat, e l'oro semplicemente andrà a essere intrappolato all'interno di quelle cavità. Semplicemente ho preso il mio secchiello da muratura, che volevo farvi notare che gli ho messo anche una linea su 10L che sta per 10 litri. Quando lo riempo fino a quell'altezza vuol dire che ho 10 litri di che cosa? Di sedimento setacciato, in cui vado a scartare
il ciotolame, questo non mi serve, lo lavo all'interno del setaccio. Questo è il setaccio MyLab. Faccio il setacciatura, cioè lavo il sedimento. Adesso c'è un po' di acqua in meno, di sotto ce n'è di più logicamente. Scarto il setacciato e il risultante, è compreso tutto l'oro in teoria che passa in mezzo alle maglie, e qua dentro è a circa questa dimensione. Questo è un secchiello da prospezione, cioè adesso io vado a vedere in 10 litri quante pagliuzze trovo. Se ne troverò abbastanza, proseguirò piazzando la canaletta nel fiume, e quindi invece di utilizzare il secchiello come prospezione utilizzerò il cabasso, che contiene circa 2 secchielli e mezzo, e di conseguenza farò produzione. Con la prospezione vado a vedere quanto oro c'è nel sedimento. Nella coltivazione oppure produzione, la stessa cosa, vado a cercare di lavare più sedimento possibile nell'arco della giornata. In questo posto che ho scavato non ho trovato assolutamente niente, c'è un po' di pesante ma non vale la pena. Quindi adesso mi sposterò. Ho rimosso tutti i sedimenti che vedete qua e ne ho fatti circa un cabasso e 2 secchi. Riesco a produrre un concentrato, cioè semplicemente un miscuglio di minerali pesanti tra cui l'oro, in poco tempo. E la canaletta che sto utilizzando è una canaletta un po' corta per il tipo di ricerca che vorrei condurre, però è una canaletta molto ergonomica, semplice da manovrare, velocissima da pulire. Abbiamo terminato il lavaggio dei 30 litri, voglio dirvi che c'è un sacco di concentrato composto di granato, vedete? Poi mi regala una pepita gigante. Il sedimento veniva immesso in questa porzione, piano di carico, dopodiché iniziava il tappetino di cattura, l'oro va a trovarsi in queste trappole, vedete? Tutti quei granuli sono tutti magnetite, granati, c'è anche un po' di ferro. E via via che andiamo verso il fondo ovviamente diminuisco in dimensione, in quantità, perché il pesante si ferma all'inizio. Eccoci, allora adesso voglio farvi vedere come si va a lavare il tappetino. In questo caso è un tappetino che si chiama Dreammet, di importazione americana, però anche Julien li vende dalla Francia. Circa costa una quarantina di euro questo che io ho qua. La canaletta invece costa un centinaio. Vado a riempire il secchiello con dell'acqua per circa un terzo. Vado a prendere la canaletta, vado a metterla dentro il secchiello. Fate attenzione che il secchiello non si ribalti, perché sennò perdete tutto il concentrato. Vado a svitare le viti che ci sono dietro la canaletta. Quindi adesso l'obiettivo è lavare il tappetino dentro il secchiello, ovviamente, per mezzo dell'acqua. Tappetino Dreammet è un tappetino fantastico per il lavaggio. Vado a girarlo dalla parte del disegno verso il secchiello e lo lavo. Tutto il sedimento deve andare dentro il secchiello e vedete, il disegno è perfettamente pulito. Questo invece è il risultato del lavaggio. Ho trasferito il concentrato nel piatto piccolo MyLab in maniera tale che pulendolo nel piatto grande non vado a perdere niente. Posso poi ricontrollare gli scarti. Vedete quanto è ricco di magnetite e minerali pesanti. Vado a lavare via la porzione più superficiale di minerali pesanti e l'oro dovrebbe trovarsi poi al fondo. Lì c'è una pagliuzza al centro dello schermo. Quando abbiamo circa un mezzo cucchiaio di sedimento, lo portiamo tutto in un angolo e iniziamo a aprirlo. Ci sono diverse pagliuzze. Questo è il risultato.
non è eccezionale. Siamo arrivati a fine della giornata. Questo è il risultato di oggi, il mio risultato. Dai. Lui. Il fiume vuole riprendersi il suo oro, Luca. Grazie. No, tienilo lì. Luca è isolato su un isolotto. Non uscirà mai più da lì fino a che la piena non diminuirà.